Buonasera a tutti amici di Betty e Marco. Allora, stasera faremo una ricetta buonissima, almeno a noi piacciono moltissimo. Fai vedere? Allora, peperoni gialli, rossi, poi abbiamo cipollotti, pomodorini, mezzo galbanino, pinoli e uvetta, pangrattato, olio, sale. Che cosa sono? Sono i peperoni con la mollica, una bontà. Aggiungerei, come si dice in palermitano. Camudì catturrata con la mollica proprio tostata, buonissimi. Allora, la prima cosa da fare, sono già lavati, andiamo a tagliare a listarelli i nostri peperoni, quindi li puliamo dentro, questi sono già stati lavati. Ok. Li puliamo, leviamo i filamenti e li andiamo a tagliare a listarelli. Io prima li faccio così, guardate, proprio devono essere così. Ah, ok. Li dobbiamo andare a tagliare tutte, io ne sto usando 3, ma qua volano questi peperoni perché sono veramente deliziosi, eh? Allora amici, guardate, ho tagliato i nostri peperoni, quindi guardate questo che è lungo, tanto poi si Sembra ritirano. un cavalluccio di mare, mettilo dritto. Al contrario, lascialo. Ah, ok. Un cavalluccio di Vero? mare. Quindi oggi mangiamo mare. Oggi mare. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Prepariamo una bella padella, casseruola, come volete, e passiamo da quel lato. Vi faccio vedere, cominciamo a cuocere i nostri peperoni. Ah, ok, si fanno in padella. Si fanno in padella, sì, sì, Ok, questa è la casseruola. ma sono veramente buonissimi. Ok. Allora, la prima cosa io ho scelto 2 cipollotti, perché questi cipollotti si sciolgono. Perché sono rossi? Non lo so, Emozionanti, sono rossi. imbarazzati. Come li andiamo a fare? Li andiamo a fare non piccoli piccoli. Ora ve lo faccio vedere. Ok, E sì. questo ci sta bene, abbondiamo con la cipolla. Questo cos'è? Cipollotto. Cipollotto. Li andiamo a fare a pezzi grossi. Ah, ok, si taglia Sì, questa si scioglie. direttamente in questa. padella. Amore, quante volte li hai mangiati questi peperoni? Tante volte. E la cosa buona, per Marco ovviamente, ma per tutti, che si mangiano proprio filoni di pane. Certo, È vero? certo. A questo punto mettiamo un bel giro d'olio. Olio di... Olio extravergine. Ah, ok. No, non esiste il D sull'olio. Vabbè, olio di oliva, perché l'olio è solo di oliva, cioè quello di semi, quello d'oliva. Esatto, un bel giro d'olio, accendiamo. Nel frattempo, subito, immediatamente, possiamo andare a mettere i nostri pinoli e la nostra uvetta, che io non metto in acqua, Ok. perché si cuoce meravigliosamente bene, quindi non c'è bisogno di metterla in acqua per farla ammorbidire. Andiamo a mettere tutto dentro la casseruola e cominciamo a girare. Ok. Naturalmente a chi non piacciono non li mette. No ragazzi, i pinoli si mettono, l'uvetta potete anche farne a meno, ma i pinoli no, i pinoli danno un sapore meraviglioso, però questa buccetta la Però togliamo. generalmente la dolcezza la dà l'uvetta, il pinolo, No, il i signor pinoli- Pinolo che dà? La sua pignoleria. No, i pinoli ci stanno bene, che dici, pinoli tostati, che meraviglia. Aggiungiamo un altro filo d'olio, Cioè, il pinolo non è che ha sapore. però te lo mangi. Il pinolo è pignolo e basta. Allora, facciamo rosolare tutti questi ingredienti. Guardate amici, mentre sta rosolando il tutto, andiamo ad aggiungere i nostri pomodorini, che io metto a metà, tranne questo che è immenso. Quanti ne stai mettendo? Sto mettendo 4, non di più. Ah, ok, giusto per colorare. Non ci stanno bene i pomodorini. Ok. Giriamo. Ma che profumo, già Eh. sente la cipolla. Si sente tutto, non solo la cipolla. Che meraviglia questi peperoni. Fateli, mi direte, Betty, avevi ragione, a parte che siete bravissimi, ho visto ricette, biscotti, di tutto. Mentre loro rosolano, possiamo già andare a mettere i nostri peperoni, che meraviglia. Hanno dei colori meravigliosi. E glieli mettiamo sopra. Giallo rossi, romani, ma c'è anche il verde. Poi sono mezzi romani e mezzi brasiliani. Ma Verde, giallo verde e giallo rosso. si ricama sopra la sua storia. Guarda Ok. che colori meravigliosi, sembra un dipinto. A questo punto dobbiamo aggiungere il sale, Ok, quindi saliamo, aggiungiamo un po' di pepe o peperoncino, dipende quello che gradite voi, ok. aggiungiamo un altro filo d'olio, quindi l'olio è essenziale in questi peperoni. Ok, giriamo tutto. Ma sono facili da fare, eh? Sono facilissimi, però ancora deve arrivare il meglio. Ancora.
Mamma, io sento un profumo, spero che vi arrivi ragazzi, perché veramente sono favolosi. Ok, dopo che abbiamo girato, cosa facciamo? Fuoco dolce, ma proprio dolce. Mettiamo il nostro bel coperchio e lasciamo cuocere per almeno un quarto d'ora. Ce ne accorgiamo quando i peperoni sono cotti perché cominciano ad afflosciarsi e poi io vi farò vedere man mano. Quindi coperchio, fuoco dolce e aspettiamo che si cuociano i nostri peperoni. Nel frattempo, guardate amici, i nostri peperoni stanno cuocendo. Andiamo a tostare il nostro pangrattato. Accendiamo. Facciamo a mollica atturrata, La mollica atturrata, esatto. Un bel po'. che non è altro che la mollica tostata. La mollica tostata, aspetta che prendo un altro cucchiaio. Questa è mollica di... Pane, amore. Ah, ok. Mollica di pane. Allora, facciamola tostare qualche secondo. Allora, andiamo ad aggiungere dell'olio extravergine al nostro pangrattato. Va bene così. E cominciamo a girare. Dobbiamo aspettare che si tosti la nostra mollica. Il fuoco acceso, eh? Fuoco acceso, certo. Ok. Piano piano, senza farla bruciare ovviamente. Quindi Diciamo che giriamo sempre. deve diventare marrone scuro. Un po' più scuretta, tostiamola. Allora amici, la nostra mollica è già tostata, quindi la spegniamo. Ma che buono. La togliamo un attimo dal fuoco, perché altrimenti continua a Qua intanto stanno... bruciare, e la metto sul tagliere. Intanto vi faccio vedere dopo neanche 10 minuti. Guardate, i peperoni poi buttano anche l'acqua, quindi col coperchio cuociono che è una meraviglia, a parte i colori che sono bellissimi. Pensa che era bello se buttavano il vino. Ok, continuiamo a far cuocere i peperoni. Nel frattempo andiamo a tagliare il nostro galbanino. Galbanino. Aspetta che- Sì, prendo una ciotolina. Ok. Galbanino e costui. Va bene, attento alla padella che è calda, va bene mezzo galbanino, va benissimo, questa la possiamo rimettere di là. Mezzo ci basta? Sì, la Ok. voglia. E questo come si usa? E poi lo vedrai. Ok. La cera? Non si mangia, amore. Lo so, si butta. Però io la pallottolo e faccio le palline di cera. Allora, il galbanino lo dobbiamo fare a cubetti. Quindi lo tagliamo piccolo piccolo. Solo il galbanino possono usare? No, no, potete mettere... l'unica cosa che... Buona, lo puoi mettere. L'unica cosa che non dovete usare è la mozzarella, perché qua in questa ricetta no, la mozzarella Perché non si mette. fila troppo. No, poi si scioglie. La mozzarella no, a parte che è piena d'acqua, quindi no. Deve Un essere- formaggio un po' più consistente. Esatto. Meno lattiginoso, si dice. Sì, esatto. Ma qua ci sta bene qualsiasi tipo di formaggio che sia. È troppo buono, amore. Ti lascio 2 peperoni in più. Allora, lo abbiamo tagliato tutto, tagliamolo tutto e poi alla fine vi farò vedere. Allora, amici, guardate, ho fatto a pezzettini il galbanino. I peperoni sono pronti. Ma che profumo. Mamma che buoni. Allora, Che vediamo il coperchio. Che fa mamma. La prima cosa da fare, sono sempre a fuoco lento, quindi fuoco acceso. Formaggio grattugiato. Cos'è? Questo è grana. Ok, Ma qua ci sta pure il parmigiano, il pecorino. ok. Giriamo. Mamma, vengono una squisitezza. Sì, vengono buoni. E giriamo, ok. Quindi abbiamo messo il formaggio. A questo punto andiamo a mettere un po' di pangrattato tostato. Ok. Io mi regolo a occhio. Diciamo, la mollica non deve mancare, quindi un bel po'. Mettiamo un altro cucchiaio e giriamo. La particolarità di questi peperoni è proprio la mollica. Mamma che È buoni. vero. Sì, Aggiungerei che la particolarità è che poi finiscono nel mio stomaco. ma nel giro di 30 secondi ogni volta che li faccio. Poi sono deliziosi. Sì, vengono E buoni. ora sembrano dolci. Sono dolci. Allora, io ne aggiungo un altro po', che Ok. proprio devono essere ricoperti di pangrattato. A questo punto spegniamo il fuoco, quindi i nostri peperoni sono pronti per essere da Marco gustati. Aggiungiamo l'ultimo L'ingrediente segreto. che è il galbanino. A fuoco spento, Questa è una meraviglia perché ora filano e e fondono. fondono e cominciamo a girare. Il galbanino si deve sciogliere, adesso si scioglie e diventa tutto una bontà. Mamma che meraviglia.
Ci sono pinoli, uvetta, sale, pepe. Una delizia. Esatto, un po' di pazienza, facciamo sciogliere il calderino. Una bontà. Questa è la mia porzione, vero? Quando faccio queste cose più gustose, lui impazzisce. Quasi mando il bel Guarda, taglio. guarda come fila. Si sta sciogliendo. Guarda, guarda, guarda. Meraviglioso. Ok, però io i peperoni non li lascio mai in casseruola. Li prendo e li vado a versare Un pirofila. in pirofila perché mi piace. Ok. Ok, così il condimento non resta delizia. tutto in casseruola. Che delizia, che bontà. Aspetta che li aggiusto un po'. Che squisitezza. Guardate che buono. Una meraviglia. Allora amici, fate questa ricetta semplicissima e vi assicuro che è veramente gustosa. Peperoni con mudì catturrata, con la mollica tostata. Guardate che meraviglia. Ci vediamo domani, un abbraccio forte a tutti. Ciao, Ciao, ciao amici. amici, buona cena.